Aspettavo tanto questa partita, credetemi, ed ero enormemente soddisfatto quando poi sono uscite le formazioni ufficiali perché entrambi gli allenatori avevano deciso di confermare l'11 che avevano riproposto in campionato, questo sia per Conte che per Guardiola, e quindi no, entrambi poi volevano dare risposte importanti. Una partita che onestamente adesso viene difficile da valutare sotto tanti aspetti, perché c'è stato l'episodio dell'espulsione che ovviamente ci pone poi alla lettura di un'altra gara, e sulla gara che abbiamo visto è ovvio, non c'è stata onestamente discussione, con un Napoli che ha resistito finché ha potuto e finché è riuscito, ma poi alla lunga, ragazzi miei, troppo divario. Ecco, la domanda che poi adesso pongo a voi: a parità numerica avremmo visto un'altra sfida? Ovviamente sì, ma quanto diversa? È qui che non possiamo essere esauditi o esauriti, o non lo so, nella risposta. Però una cosa voglio dirla, ed è doverosa rimarcarla, anzi un paio di cose. La prima è che l'errore c'è, ed è grave quello di Di Lorenzo, perché l'errore non è tanto il essere andato così dal prendere la palla e non esserci riuscito, no? E quindi espulsione. No, è proprio nella lettura della traiettoria che ha disegnato l'avversario e di come, no, se l'è perso ampiamente Haaland, prima andando avanti e poi ringolando dietro, si è proprio fatto sverniciare due errori nella fattispecie, e quindi in Champions ecco perché poi il livello cambia e in Champions le cose vanno diverse. Quindi non è che l'espulsione è arrivata così tanto per, è arrivata perché c'è stato lì nella fattispecie specifica un divario tecnico, anzi quasi abissale. Ne parliamo di questo City Napoli. Un'esplosione che poi rovina tutto perché sostanzialmente doveva essere anche la partita di De Bruyne, appunto a Manchester contro il suo ex allenatore, la sua ex squadra, i suoi ex tifosi, che comunque per forza di cose, visto quello che rappresenta, non che ha rappresentato, che rappresenta per il City, è ovvio che ha avuto un calore da parte dei suoi ex compagni e di tutto l'ambiente. Peccato, veramente un peccato. Vado a letto veramente come se avessi mangiucchiato qua e là, è come se no, mi aspettavo la lasagna. Ho visto che io sono un grande amante dei tortellini, e dai tortellini, non lo so, ci siamo trovati a mangiare una fressella anche un po' scondita, e questa è, attenzione, però alcune cose il City comunque ce le ha fatte vedere, se penso alla giocata di Foden, se penso a Doku, l'uno contro uno, però volevo vedere la partita da entrambi i lati, e invece abbiamo visto la partita da un solo lato, questo mi pare ovvio. Vi invito, come al solito, a lasciare un like se volete in qualche modo premiare, più che premiare, soddisfare le angherie dell'algoritmo che come al solito ci rompe le scatole. Ovviamente potete anche dare hype perché ormai se ne inventa una più del diavolo. E perché no, trovate in descrizione tutti i profili social se volete seguirmi un po' ovunque. Vi ringrazio perché siete veramente clamorosi. Mi raccomando, iscrivetevi anche per seguire i prossimi contenuti perché finisce questa giornata di Champions, ma subito poi ci ributtiamo dentro sul campionato e via. È un continuo ormai. Grazie per il continuo apporto, ragazzi. Non mi passa la schiena. Ieri avevamo mal di schiena, oggi mal di schiena. Quasi tutta la giornata sul letto, clamoroso, credetemi, faccio fatica. 5 minuti che mi sono venuto qui a sedere, faccio fatica, mamma mia. Vabbè, andiamo avanti. Allora, da dove parto? Parto che nei primi 20 minuti la partita, no, la stava tenendo bene il Napoli, e questo è che aumenta i quesiti, no? Che partita potevamo vedere che invece non abbiamo visto? Perché nei primi 20 minuti è chiaro, il pallino, il gioco, il controllo, come al solito sappiamo bene, le due figure, Guardiola da una parte e Conte dall'altro, quello più o meno ce l'aspettavamo, e così è andato. Però il Napoli, quando poi poteva ribattere,
o che sia una palla inattiva, abbiamo visto la parata clamorosa di Donnarumma, o che sia una giocata per Spinazzola, per esempio, che è andato anche all'uno contro uno, ha avuto delle cose interessanti, o addirittura un'occasione importante se l'ha creata anche nell'inferiorità numerica, se non sbaglio a fine primo tempo o un po' prima, conduzione se non vado errato di McTominay, comunque c'era una situazione. Secondo me poi il Napoli quegli spazi se li sarebbe andati a prendere, li avrebbe attaccati in qualche modo e avremmo visto, ripeto, una partita secondo me dove il Napoli ci avrebbe dato risposte. Non ci è dato sapere, cioè non c'è una controprova, non abbiamo altro da dire in tal senso. Quello che possiamo dire è che poi c'è stato, ribadisco, quell'errore secondo me grossolano, un errore grave quello di De Lorenzo, non può passare sotto traccia perché è un errore che è vero, qualcuno dirà, ma poi un'esplosione del genere forse è troppo penalizzante. Sono queste le regole del calcio e con queste regole tu un errore del genere lo devi evitare, lo devi evitare. Non dico che lo devi lasciare andare all'avversario perché, ripeto, lì è una frazione di secondo, non è quello l'errore grave. L'errore grave non è che vai in scivolata e non prendi il pallone, perché lì è una frazione di secondo. Se la prendi poi sei un fenomeno, sei clamoroso. L'errore grave è proprio la lettura dell'azione, se l'è fatto sfuggire due volte. Sia Holland che il pallone, due volte se l'ha fatto sfuggire, quindi quello è l'errore grave, l'errore che poi ha condizionato tutto. E da lì, voi o non voi, esce De Bruyne, fantastico Caressa che dice no, ma secondo me esce uno tra McTominay e anche sa, ma stiamo scherzando. Cioè lì l'avrei presa a Fabio e le avrei detto ma che stai a dire Fabio, ma che dici? Con l'uomo in meno tieni un giocatore come De Bruyne come si dice, a far diga davanti alla difesa, oh, non mi esce la parola quella giusta, quella corretta in tal senso. A tenere in disimpegno, no? Come si dice? No, la voglio dire, la voglio dire, la voglio dire. Vabbè, comunque a fare contenimento. È chiaro che per forza di cose doveva uscire lui, e infatti quando ha visto che stava per entrare uno lo già sapeva. Non tenderei un po' come si sta facendo no, incensare, è giusto incensare il campione De Bruyne, è fantastico, però essendo che De Bruyne è il primo a capire di calcio, a capire il momento, sapeva benissimo che in quel momento l'unico che poteva uscire era appunto lui, e così è andata. E non mi sento neanche di dire che tutti quelli che dicono no, ma vedi, Conte non vince in Europa per questo motivo. No, in questo caso non c'era altro da fare. Attenzione, io sono l'ultimo che tra virgolette difenderebbe una scelta di Conte, assolutamente, però in questo caso non avevi altre soluzioni, onestamente. E poi la partita, ripeto, è stato un resistere. Ancora una volta voglio sottolineare Politano, clamoroso. Politano, non so quante volte io lo abbia detto, è un giocatore sottovalutatissimo. Qualcuno mi fa le pernacchie quando lo dico, e io vi dico fate quello che vi pare. Basta guardare un po' le partite. È cresciuto tantissimo, era già bravo, adesso è veramente fenomenale. E poi oggi anche Milinkovic-Savic ha fatto vedere degli interventi importanti. Forse qualche gerarchia l'ha guadagnata ancora di più, non lo so, vedremo. Parate interessanti. E poi dalle è arrivato, come dicevo prima, il gol di Haaland. 50 gol in 49 partite, è praticamente una macchina, ma bellissimo l'assist di Foden, complimenti a Guardiola che anno dopo anno si rinnova, adesso lo sta provando Mezzala, è sempre un innovatore. Poi quello che rimarcherò sempre è che per fortuna, al di là della tattica, alla fine ci sono sempre anche i giocatori che fanno la differenza. Vedete un po' Doku cosa fa, in mezzo a 4 fa gol, in mezzo a 4, prima con un movimento di corpo va via da Anghissello Bot, che poi se non sbaglio tra Spinazzola e Buongiorno si incunia in mezzo e fa gol. Cioè possiamo parlare di quello che volete, ma poi c'è sempre bisogno di questi giocatori qua che nell'uno contro uno sono spaziali e clamorosi. Ed è arrivato questo 2-0. Certo è che il Napoli è una squadra che segue il proprio mister, ma questo lo sapevamo già, è una squadra che anche nel sacrificio, anche e soprattutto nel sacrificio non si tira mai indietro, e anche oggi l'abbiamo potuto notare e appurare.
Ribadisco, peccato perché rimango un po' così con l'amaro in bocca per non aver potuto assaggiare davvero la forza di questo Napoli confrontandola con una big europea come il City poi è. Perché piaccia o non piaccia, magari non è più nel prime come si suol dire, però è sempre il Manchester City di Guardiola, ragazzi, non scherziamo. Va bene? Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Dani.